Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video analizzerò un dipinto del pittore austriaco Egon Schiele. Andiamo subito a scoprire l'opera. L'Abbraccio è un dipinto di grandissima potenza espressiva che ho avuto il privilegio di vedere più volte dal vivo, sia a Vienna, dove è conservato, e poi anche all'interno di mostre temporanee. Questo è un dipinto che non lascia indifferenti e che porta in sé un carisma, una forza, un'energia fuori dal comune. Lo spettatore viene calamitato, ipnotizzato dal quadro che mette in scena lo straordinario incontro tra due persone che si amano e la forza del loro amore, l'energia sprigionata dalla loro passione è tutta lì, catturata da Schiele sulla tela. In questo video cercherò di analizzare questo straordinario capolavoro ed al termine vi mostrerò altre opere di Egon Schiele dedicate al tema dell'abbraccio. Partiamo con qualche informazione sull'opera. Il titolo è appunto L'abbraccio, ma è anche conosciuto come Coppia di amanti. L'autore è il pittore austriaco Egon Schiele. L'anno di realizzazione è il 1917, quindi nel pieno corso della Grande Guerra. Il quadro è conservato alla Österreichische Galerie Belvedere di Vienna ed è un olio su tela che misura centimetri 100 x 170. L'opera è dunque di dimensioni importanti e ci mostra una coppia abbracciata vista dall'alto. I due corpi, definiti da una linea di contorno molto netta, sono dipinti quindi a grandezza naturale, se non leggermente maggiore al naturale, e staccano in modo deciso, con il loro incarnato emaciato, rispetto al lenzuolo sul quale sono stesi. Schiele definisce quindi tre momenti della composizione ben distinti, i corpi appunto che sono centrali, poi il lenzuolo bianco ed infine il fondale. I due amanti sono evidentemente sdraiati su un lenzuolo, ma Schiele li astrae dal contesto. Non abbiamo riferimenti spaziali precisi, quali potrebbero essere il bordo o la testata di un letto. Partiamo quindi ad analizzare il quadro dall'esterno e concentriamoci su questa superficie indefinita che fa da sfondo. Se isoliamo il fondale, vediamo come questo sia dipinto da Schiele con pennellate molto larghe, forse a spatola, che ci fanno pensare agli esiti che verranno dell'espressionismo astratto, pennellate decise e convulse che ci trasmettono l'idea di una superficie piatta. I due amanti sono come sospesi in uno spazio sconosciuto del quale non abbiamo punti di riferimento. I due amanti, sembra volerci dire il pittore, sono totalmente immersi nel loro amore e rappresentano un universale totalmente decontestualizzato. Schiele, che ha realizzato diversi dipinti di forma quadrata, un formato che lo attirava molto, ha invece ideato questa opera in senso orizzontale. Se osserviamo il quadro nel suo insieme, vediamo come i due corpi siano posti in diagonale. La diagonale corre tra i due corpi e i bordi del lenzuolo corrono paralleli alla diagonale stessa. Concentriamoci ora sul lenzuolo. Anche questo è caratterizzato da una marcata linea di contorno. Il lenzuolo sembra quasi accartocciato su se stesso e ci trasmette un senso di spessore e ruvidità, non certo quello di un tessuto morbido e vellutato. Se osserviamo nel dettaglio, notiamo come le pieghe del tessuto sono evidentemente forzate ed irreali, movimentate come le onde di un mare agitato. Schiele ha voluto accentuare questo aspetto, mostrandoci il lenzuolo come un organismo vibrante entro le cui pieghe la coppia sembra sprofondare. Lo possiamo notare soprattutto nel dettaglio della gamba sinistra sia della donna che dell'uomo che spariscono tra le pieghe del tessuto. Notiamo come il lenzuolo bianco sia solcato da pennellate verdi, marrone ed ocra che riprendono sia i colori del fondale che quelli del corpo. Schiele è maestro del colore che stende con accostamenti arditi quanto efficaci sul piano espressivo. Nel quadro possiamo anche scorgere due cuscini che possiamo riconoscere dal bordo della federa formato da triangoli. Uno lo vediamo nella parte superiore ed uno in basso.
Ed arriviamo finalmente ai due protagonisti. Un primo aspetto veramente importante da notare è che sono abbracciati nella parte superiore del corpo, ma distaccati nella parte inferiore. Questo è molto significativo perché Scilla in questo dipinto non solo rappresenta un intenso abbraccio, ma anche il distacco. I due corpi sono ancora strettamente, drammaticamente uniti, ma già distaccati. Quello che Sciele dipinge pare essere l'ultimo intensissimo abbraccio che segue l'atto sessuale che si è da poco consumato. Il pittore ci mostra un abbraccio che è unione carnale e spirituale, unione di corpo e anima. La donna è vista frontalmente, l'uomo di spalle, non vediamo però il volto dei due protagonisti. L'abbraccio in sé è un brano meraviglioso di pittura. Notiamo la circolarità del gesto. Il braccio sinistro dell'uomo, forte e muscoloso, scompare dietro la donna. Il braccio di lei compare da dietro la testa di lui fino a raggiungerne la spalla. Il braccio sinistro della donna è stretto in questa forte, energica morsa amorosa e accarezza il viso dell'uomo. Vigore e affetto sono ugualmente presenti. La mano sinistra della donna è un dettaglio significativo e tipico di Sciele. Le lunghe dita assumono posizioni divaricate e innaturali. Quello delle dita delle mani è un linguaggio dei segni caratteristico di questo pittore che merita un rapido approfondimento. Ne vediamo qui un esempio in un autoritratto. Personalmente interpreto queste posizioni delle dita come delle tensioni, come un modo per manifestare lo scorrere di energie e pulsioni che si fanno strada fino a contorcere gli arti e stravolgendo le posizioni più armoniche ed aggraziate del nostro corpo. Questo invece è uno straordinario studio di mano del 1912. Questa spigolosità e questo ritmo spezzato delle forme corrono lungo tutto il corpo dei due amanti. L'uomo in particolare dalla carnagione più scura è un fascio di nervi, tendini e muscoli. Lo notiamo soprattutto nel dettaglio della schiena. Un altro dettaglio molto significativo sono i capelli neri della donna, sciolti, liberi, lunghissimi, che sembrano propagarsi come onde. L'incarnato dei corpi è ricco di sfumature di colore, rosa, bianco, ocra, arancio, verde, marrone. L'andamento del profilo dei corpi dei due protagonisti è ritmicamente spezzato, tagliente, ci trasmette un senso di tensione. Percepiamo un duplice sentimento che corre lungo il quadro. Uno è legato alla passione, all'amore, all'eros, al desiderio, l'altro è legato all'inquietudine, al distacco, al tormento. È intorno a questa duplice tensione che scaturisce la forza unica ed esplosiva di questa opera. Le parole dello stesso Schiele, che qualche anno prima, nel 1912, aveva utilizzato per descrivere un suo quadro, ora perduto, sono a questo proposito illuminanti. Schiele dice: dal quadro deve scaturire una luce, i corpi hanno una propria luce che essi consumano vivendo. Essi bruciano, non sono illuminati. Sono parole davvero intense e chiarificatrici. Se torniamo ad osservare questi corpi ci rendiamo conto che essi emanano una propria luce, che è l'energia che vi scorre. Questi sono corpi pulsanti, dove scorre il sangue, ma anche le emozioni, le pulsioni. Questi corpi, come dice Schiele, stanno bruciando, si stanno consumando, vivendo il momento della passione e poi del distacco. Per questo l'abbraccio di Schiele è una delle più potenti immagini dell'amore che sia mai stata dipinta, perché ne coglie la dimensione totale, le immense energie sottese. I due amanti bruciano e si consumano vivendo il momento con la massima intensità e promanando una luce, che è luce vitale, sacra, tellurica, la luce dell'amore. Egon Schiele morì a soli 28 anni di febbre spagnola nel 1918, l'anno successivo alla realizzazione di questo capolavoro. L'artista è stato eccezionalmente prolifico ed ha realizzato oltre 3.000 tra dipinti, acquarelli e disegni. In questa sterminata produzione Egon ha più volte trattato il tema dell'abbraccio. A chiusura di questo video ho pensato di mostrarvene due esempi. Questa opera, conosciuta come Studio di una coppia o l'abbraccio, è del 1912. Lo scorcio è ardito, vediamo i protagonisti dall'alto. Ma cosa è alto e basso? Cosa è destra e sinistra nella dimensione dell'amore che perde ogni riferimento che non sia il proprio ardere?
L'artista austriaco definisce i corpi con una linea netta entro la quale vibrano accesi di pura passione. Egon entra nella dimensione dell'eros che è abbandono alla vita, desiderio travolgente. Questa opera invece è del 1917 ed è conosciuta come L'abbraccio o Uomo e donna. Ogni opera di Egon Schiele è un racconto che mette a nudo i protagonisti nel loro profondo, nel loro intimo sentire che pulsa nelle loro fibre. Qui Schiele dipinge un doppio abbraccio, la donna stringe a sé le proprie braccia e l'uomo a sua volta l'abbraccia e la bacia. La donna si protegge e viene ulteriormente protetta. I corpi di Schiele sono accesi, come se l'energia di ogni atomo che li compone fosse in uno stato di alta vibrazione, capace di deformarne l'aspetto esteriore e maciare la loro pelle. L'opera di Schiele entra nella dimensione profonda dell'essere e ci restituisce la condizione umana senza barriere, senza maschere. Come abbiamo visto attraverso l'abbraccio ed altre opere, Schiele coniuga uno straordinario senso estetico con un espressionismo esasperato. Attraverso l'eleganza della linea, gli equilibri cromatici, il talento immenso nel disegno e nella composizione, riesce a rivelare il mondo pulsionale ed emotivo, talora dilaniante, che si cela dietro i suoi protagonisti. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa pensate di questo capolavoro di Egon Schiele. Vi aspetto al prossimo video.